Erasmus, 3 parole: viaggi, libertà e festa. È solo questo? Dal mio punto di vista, assolutamente no. Personalmente ho intrapreso 2 esperienze Erasmus durante il mio percorso di triennale in economia. La prima è stata in Germania a Tübingen, una piccola cittadina vicino Stoccarda. La seconda invece è stata nel nord della Francia, a Lille. Prima di partire in Germania non ero convintissimo della scelta e non conoscevo molto bene la città e non ne avevo mai sentito parlare. I miei genitori anche non erano molto convinti, però comunque decisi di fare questo salto nel buio e non mi sarei mai aspettato quanto avrebbe cambiato la mia vita. L'impatto dell'Erasmus sulla tua visione del mondo. Io ricordo bene quando ho fatto una delle prime spese in Germania, a Lidl, tutto era scritto in tedesco, tutti parlavano solo in tedesco, mi sentivo un vero e proprio alieno. È stata dura. Poi con il passare del tempo ho iniziato a conoscere persone da tutto il mondo, da tutto il mondo. Messico, Giappone, Corea, Svezia, ovunque, ovunque. E ho capito qualcosa di davvero fondamentale. Siamo tutti uguali, siamo tutti uguali. La nazionalità è frutto di cultura, di cosette. Siamo tutti uguali, ragazzi. Abbiamo tutti le stesse emozioni, stessi sentimenti, mangiamo, non tutti le stesse cose, ma comunque mangiamo, beviamo, siamo simili, siamo uguali alla base. Sembra una cosa di scarsa importanza che dici, vabbè, certo che siamo tutti uguali. Anch'io pensavo, sì, siamo tutti uguali, però un po' diversi lo siamo. Finché non vivete finché non vi andate a confrontare direttamente, non lo capite. Cioè, non puoi capirlo dal telegiornale o dalla poesia di Gianni Rodari che dice che siamo tutti uguali, ci vogliamo tutti bene. E anche da me che ve lo dico a voi. Dovete andare lì e capirlo da voi. Parlate, confrontatevi, capirete che non c'è distanza, non c'è distanza. Le persone che incontri fanno la differenza. A me piace descrivere Erasmus non tanto come un'esperienza accademica, un viaggio accademico, piuttosto come un'esperienza umana, prima di tutto. Non è stato un banale anno di studio all'estero, ma è stato costruirsi una vita da zero con persone che in pochi mesi sono diventati amici, ma anzi di più, una vera e propria famiglia. Ma famiglia, cioè famiglia, non è che famiglia, sul serio. Abbiamo condiviso qualsiasi tipo di momento, da ridere, studiare, andare a mangiare insieme alla mensa, affrontare momenti difficili, tutto ciò che puoi vivere durante una vita intera. Che poi queste connessioni che si sono create sono andate oltre alla lingua, oltre alle culture, il valore del tempo e delle esperienze. Se c'è una cosa che l'Erasmus mi ha insegnato è che la risorsa più preziosa che abbiamo è il tempo. 6 mesi sono pochi e sembrano anche pochi. Tuttavia, se sai sfruttarli bene, riesci a condensarci davvero una vita intera. Ogni giorno era un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo, per uscire, per provare, per imparare. Ho capito che non possiamo sprecare il nostro tempo in cose che non ci danno valore. Dobbiamo vivere ogni momento con intenzione e cercando sempre di trarne il massimo. Quindi ogni volta che c'era qualcosa, un'attività, un'occasione, sempre sfruttarla, sempre. Avevi poco tempo, avevi 6 mesi, come fai? Devi dire di sì, non puoi dire, vabbè, ci vado il prossimo weekend. No, lo fai adesso, lo fai ora. Erasmus non è solo festa, è anche crescita, soprattutto crescita. Molti pensano che l'Erasmus sia una sorta di periodo di vacanza, di mezzo anno sabbatico che ti serve a rilassarti, insomma, a staccare un po' dalla vita universitaria. Bensì, non è assolutamente questo. La verità è che cioè, è anche divertimento, certo, è anche divertimento, ma ti insegna anche un po' a bilanciare tra, tra le due. Ti devi divertire, sì, ma devi anche tenere sotto controllo ciò che stai facendo, il tuo lavoro.
la tua carriera da studente. Ho studiato insomma in università che comunque erano abbastanza tostarelle, ho migliorato la mia lingua, il mio francese, il mio inglese, tuttavia comunque, pur avendo studiato molto, davvero mi sono impegnato, sono riuscito comunque a godermi tutta l'esperienza di vita e di spensieratezza, ecco, che era anche l'Erasmus. Non è una questione di scelta tra le due, cioè non è che scegli di ok, vado lì, mi diverto e basta, oppure vado lì e studio e basta. Diciamo che secondo me è un po' una via di mezzo e questo ti aiuta, ma anche nella vita di tutti i giorni. Non è che possiamo stare qui a solo lavorare o a divertirci soltanto, è una questione di equilibrio tra le due e dobbiamo trovare il break-even point. Inoltre ho anche imparato a utilizzare intelligentemente il tempo, a utilizzarlo appieno. Cioè, se io dovevo studiare, allora studiavo e basta, pensavo a fare quello. Poi nel weekend ci divertiamo, certo, andiamo a fare i nostri viaggi, quello che ci pare. Ci impegnavamo anche a fare quello, cioè cercavamo proprio di massimizzare anche il divertimento, perché i giorni erano pochi. È stato formativo anche per quello, per insegnarti a vivere il momento. Cosa mi porto a casa dall'Erasmus? Diciamo che tornare in Italia dopo un'esperienza del genere è abbastanza traumatico e ti rendi conto di quanto sei cambiato e di quanto gli altri che sono stati qui in Italia non siano cambiati per niente. E quindi vedi le cose in modo diverso. Ad esempio, apprezzi molto di più ciò che hai. Io quando sono tornato qui, i bellissimi paesaggi, i monumenti che abbiamo, tante cose che prima non davo molta importanza, mi hanno rivelato il loro valore. Un'altra cosa fondamentale è che impari a buttarti nelle cose, cioè tu capisci che le opportunità nella vita, cioè, sono poche, la vita è breve, passa così in un secondo. Non c'è tempo di dire, boh, forse, magari prossima volta. No, ti devi buttare, non lo sai fare, vai, sti cavoli. Impari sempre qualcosa. È solo una questione di confrontarti con le tue paure e batterle. Potremmo anche parlare di tutti i vantaggi riguardo alla carriera personale, quindi al curriculum e a tutte le cose che potrebbero essere vantaggiose. Sì, è molto apprezzato, insomma, l'Erasmus, bla bla, però io non farei l'Erasmus per avercelo sul curriculum, ma lo farei per l'esperienza umana che ti lascia, piuttosto. Ecco, ricordiamoci le cose importanti, che non sono il curriculum, che è te stesso, le tue emozioni, cosa provi. In generale questi sono i principali punti importanti su queste esperienze, che io assolutamente straconsiglio. Ne ho fatte 2 in triennale, fatene anche voi 2, se riuscite fatene 3, non lo so, fate l'università all'estero, boh, però fatelo, fate qualcosa, andate, buttatevi. Se avete domande e volete condividere la vostra esperienza, fatelo nei commenti e niente, grazie per la visione. Ci si vede, ciao ragazzi.